Ciao a tutti! Oggi voglio fare con voi un progetto carino. Voglio fare con voi una borsa mare completamente in spugna all'esterno e dentro ovviamente fodrata. È una borsa mare molto semplice, nel senso che non c'è da lavorarci tantissimo. Vi faccio vedere che per questa decorazione io ho utilizzato questa pellicola qui biadesiva, poi vi lascerò il link sotto al video nella descrizione e così potrete eventualmente provarla se vi piace. Ve la faccio vedere più da vicino, eccola qua. Questa qui è la mia decorazione, molto semplice e basica, però mi piaceva da morire. Ho stampato delle lettere, dei font diversi, questo qui è più stondato, questo qui è più, diciamo, lineare, ecco. Comunque basta prendere un font dal vostro computer, quindi un qualsiasi font che voi volete, e ingrandirlo. Nel mio caso questo qui è ingrandito 700 volte e questo qua 600 volte. Bene, non ci resta appunto che cominciare questo tutorial, ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e alla fine, se il video vi è piaciuto, di condividerlo. Solo così contribuirete attivamente alla crescita del canale. Quindi mettiamoci subito al lavoro e buona creatività a tutti! Per realizzare questo progetto noi avremo bisogno di due pezzi di spugna di 50 cm per 50 cm. Poi avremo bisogno di due strisce sempre di spugna di 8 cm per 60 cm. Questi qui saranno i manici. Poi avremo bisogno della stoffa per fare la fodera interna. Io utilizzerò questa a contrasto, ma potete utilizzare qualsiasi tipo di stoffa, che avrà la stessa misura di questa spugna qui, quindi sarà 50 cm per 50 cm, due pezzi. Poi avremo bisogno di due pezzi più piccolini per fare la tasca e saranno di 12 cm per 22 cm. Inoltre avremo bisogno anche di un pezzo di più o meno 15 cm per 15 cm, ma insomma poi lo misurate voi per bene. Io in questo progetto metterò come decorazione una iniziale qui sulla spugna, quindi all'esterno della borsa. Quindi ho stampato una lettera su un foglio di carta che ho ritagliato ed eccola qui. Ho già applicato, come potete vedere, questo qui che uso io è biadesivo e quindi mi consente di fare tutte le appliqué per quanto riguarda i tessuti. Questo qui lo troverete sotto nella descrizione del video, vi lascerò il link per poterlo eventualmente acquistare se vi può interessare. Io lo trovo molto buono e a me è durato tantissimo. Allora, io la parte adesiva, come potete vedere, eccola qui, l'ho già attaccata sulla stoffa, non ho messo flisellina, non ho messo niente perché basterà avere questo. Poi la lettera però, mi raccomando, deve essere specchiata, nel senso che deve essere al contrario, perché poi quando la andremo a tagliare e quindi ad incollare sarà da questo lato qui, quindi la B verrà appunto fatta così. Quindi mi raccomando di farla al rovescio, che altrimenti farete la lettera al contrario.
questa qui è la mia borsa terminata, eccola qui. Nel video ho sbagliato, nel senso che avevo già fatto le cuciture laterali della fodera quando poi ho inserito la tasca. Ovviamente voi lo dovete fare prima, io mi ero proprio dimenticata, e vi ho dato anche le misure. Appunto mi sono regolata, diciamo, con i manici, infatti avevo appuntato un attimo i manici per avere appunto questa misura qui, per centrare appunto la tasca. Per quanto riguarda la tasca, le misure che vi ho dato, vi faccio vedere appunto più o meno la grandezza, cosa entra qui dentro. Questo è un cellulare che è anche piuttosto grande, ingombrante, è un cellulare vecchio, e vi faccio vedere che entra tutto quanto perfettamente, e non in maniera risicata ma in maniera molto comoda. Ovviamente la tasca potete anche dividerla se ne avete bisogno, quindi magari fare una più piccola, una più grande, oppure dividerla semplicemente a metà. Su questa tasca che ho cucito, non so se si vede bene, spero di sì, io ho fatto la cucitura normale sui 3 lati e poi ho fatto una piccola cucitura in diagonale, perché le tasche solitamente quando vengono riempite, se si fa soltanto la cucitura dritta, prima o poi si staccano. Spero che si veda. Va fatta una piccola diagonale e l'ho fatta, eccola qua, in tutti e 2 i lati. Poi i manici, purtroppo io non avevo più la stoffa era proprio precisa, quindi ho dovuto fare con uno sbiego. Ovviamente voi potete farlo tranquillamente con la stoffa, la piegate sempre come uno sbiego e potete farlo tranquillamente con la stoffa. Prendete la misura, calcolate che deve rimanere più o meno mezzo centimetro da un lato e dall'altro, e quindi poi vi calcolate la misura dello sbiego. Adesso vi do le mie di misure. Allora, questo sbiego è da 2,5 cm e tutta la maniglia infatti è da 3,5 cm, quindi è mezzo centimetro di qua e mezzo centimetro di là. A me non resta che salutarvi e rimandarvi al prossimo video, ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di attivare la campanella per le notifiche. In questo modo resterete aggiornati sulle prossime uscite dei video tutorial. Poi, se avete piacere di lasciarmi un commento, fatemi sapere come vi siete trovati nel realizzare appunto questo progetto. Come sapete, i vostri commenti mi fanno sempre molto piacere. Se volete, condividete il video. Ciao, alla prossima!